Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno e prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della stella, quindi un'apertura molto positiva e costruttiva, portandoci rinnovamento, speranza, ottimismo. Questa carica di energia può essere utilizzata soprattutto per rinvigorire la nostra volontà, i nostri obiettivi, la nostra ispirazione. Magari potrebbe esserci anche delle nuove idee, dei nuovi progetti da pianificare e quindi poi da iniziare a valutare. Soprattutto poi con questa carta della lettera abbiamo bisogno di verificare notizie, messaggi, se stiamo aspettando magari può arrivare finalmente, diciamo, l'occasione giusta, altrimenti non dobbiamo innervosirci, potrebbe esserci un ritardo o un qualche blocco dovuto. Ovviamente ricordo che essendo una stesa generica ognuno vivrà le proprie situazioni e magari visto che ci sono i topi potrebbe anche farci capire che c'è nervosismo, che c'è fastidio, stress, quindi o sono proprio delle comunicazioni che ci daranno qualche fastidio, oppure c'è una settimana che per voi può essere abbastanza impegnativa e si vede che potreste fare un po' di fatica a fare alcune cose. In realtà siete molto più proiettati e decisi per il futuro, per qualcosa che vi faccia stare meglio, magari ecco di non perdere proprio il contatto con le cose più importanti, soprattutto per non disperdere le vostre energie sotto tutti i punti di vista, ovviamente a livello psicofisico soprattutto. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente qui andiamo a considerare anche alcuni aspetti legati alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio un po' di ascoltare e adattare a quello che state vivendo o anche a delle risposte che state cercando. Troviamo la carta Narciso, subito ci porta all'attenzione degli atteggiamenti un po' particolari. Se già sapete di avere a che fare con una persona narcisista, allora in realtà sapete già che cosa aspettarvi. Altrimenti questa carta può far riferimento ad altre situazioni, ad altre cose che in realtà potrebbero essere anche positive, attenzione, perché certe volte si ha bisogno di essere stuzzicati, di essere coccolati, con qualche moina, qualche smanceria, e quindi è vero che può esserci quella provocazione positiva, ma proprio come stimolo. Perché quando c'è un'incertezza o delle idee, delle cose che possono essere molto positive da essere realizzate o nel corso della settimana o nel futuro, può esserci quell'atmosfera, quell'ambiente molto fervido. Ovviamente alcune cose secondo me possono essere realizzate immediatamente, può migliorare la complicità, può migliorare anche l'intimità, come vi dicevo è favorito soprattutto una pianificazione e
ascoltare, valutare delle idee, delle proposte da poter realizzare. Ovviamente occorre prudenza perché, come abbiamo visto, la settimana potrebbe essere, molto impegnativa per le tante troppe cose da fare o anche delle cose che state aspettando, quindi alcune cose hanno bisogno di, evoluzione. Soprattutto per le cose più pratiche che coinvolgono la coppia, ma anche a livello di umore. Potrebbe esserci tanta agitazione. Questo vale anche per, le amicizie, qualcosa legato alla famiglia, a un familiare nello specifico. Per i single cosa vogliono dire? Mi riallaccio un po' a quello che stavo dicendo, il fatto di avere a che fare con una persona narcisista, spero che non sia assolutamente il vostro caso. In linea di massima vi posso dire che in questa circostanza bisogna fare attenzione a non illudersi, fare attenzione alla manipolazione, avere a che fare con una persona inaffidabile. A parte questo, secondo me, vedendo delle carte che indicando prudenza, indicando qualcosa che può essere abbastanza positivo, potreste avere a che fare con una persona che cerca di attirare la vostra attenzione, oppure potrebbe esserci una proposta, un invito, insomma qualcosa di abbastanza accattivante per voi. E adesso procediamo con l'ambito, quello più pratico, materiale, lavoro, denaro. Troviamo la carta falsità. In realtà questa non deve spaventare perché dipende in che situazione vi trovate. Se già sapete di avere a che fare con delle persone piuttosto particolari, non voglio dire false, però potrebbe esserci della gelosia, potrebbero esserci degli atteggiamenti equivoci, eccetera. Ci può parlare anche di situazioni esterne, quindi non solo di persone, situazioni esterne dove abbiamo bisogno di muoverci con prudenza, forse come abbiamo visto sin dall'inizio con i topi, magari ci sono delle cose che abbiamo lasciato, che abbiamo trascurato, che magari abbiamo bisogno di rivedere, risistemare e allora quindi si può creare un po' di tensione sia per noi stessi, sia se sono coinvolte altre persone nel proprio ambiente. Però in linea di massima vi posso dire che bisogna comunque contrastare una situazione dove non c'è ancora nulla di certo, c'è un po' di confusione, di incertezza, quindi per questo è meglio muoversi con prudenza. La carta dell'artista ci fa capire che dobbiamo pianificare, dobbiamo essere lucidi, forse anche creativi, riflettere, valutare le possibili soluzioni. Può arrivare una rivelazione, una notizia, un'informazione, un qualcosa che può essere utile e alcune cose ovviamente, come abbiamo visto sin dall'inizio, dobbiamo avere pazienza, si realizzeranno in futuro, forse perché c'è qualche impedimento o probabilmente perché alcune cose hanno bisogno di tempo per risolversi e manifestarsi. Magari c'è una persona che vi può aiutare o il mercante potreste essere addirittura anche voi, come atteggiamento propositivo, di scambi, di accortezza, di buona gestione delle vostre energie, delle vostre finanze. Ricordo che comunque questa è una caratteristica che voi potete acquisire o comunque potete utilizzare avendola, però abbiamo visto che le energie esterne sono abbastanza complesse che potrebbero sia da parte di persone sia da parte di situazioni stressarvi, preoccuparvi, quindi situazioni che rubano la nostra energia e la nostra pazienza. Per chi è in cerca di lavoro ovviamente si tratta di una fase di passaggio, di costruire il futuro, un nuovo percorso, una nuova ricerca, forse perché qualcosa non ha funzionato o forse perché siete insoddisfatti, cercate qualcosa di meglio, allora quindi meglio incominciare adesso a gettare le basi per il prossimo futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!